Ciao ragazzi! In questo tutorial risolviamo alcuni sistemi di disequazioni intere in cui compaiono disequazioni sia di primo che di secondo grado, analizzando gran parte delle situazioni che ci si possono presentare quando affrontiamo esercizi di questo tipo. Iniziamo subito con un primo esempio. Dobbiamo risolvere un sistema formato da due disequazioni di secondo grado. Indichiamo subito con 1 la prima disequazione e con 2 la seconda. Trascriviamo ora le due disequazioni qui in basso e risolviamole separatamente come se si trattasse di due esercizi indipendenti. L'equazione associata alla prima disequazione ha discriminante positivo uguale a più 25 ed ammette due soluzioni, meno 4 e più 1, soluzioni che riportiamo sul nostro grafico stilizzato, ricordando che quando il discriminante è positivo la parabola interseca l'asse x in due punti distinti. Osservando ora il verso della disequazione, maggiore o uguale, scegliamo come insieme soluzione l'unione dei due intervalli esterni alle due radici, cioè x minore o uguale a meno 4 e x maggiore o uguale a 1, poiché in tali intervalli il ramo di parabola si trova al di sopra dell'asse x. Risolviamo ora la seconda disequazione. Come possiamo notare dai calcoli, anche in questo caso l'equazione associata a discriminante positivo uguale a più 225 ed ammette due soluzioni reali, meno 7 e più 8. La parabola dunque interseca l'asse x in due punti distinti, di ascisse rispettivamente meno 7 e più 8, soluzioni dell'equazione, e siccome il verso della disequazione è minore, scegliamo come insieme soluzione l'intervallo interno alle due radici, cioè x compreso tra meno 7 e più 8. Riscriviamo ora il sistema iniziale sostituendo ad ogni disequazione la rispettiva soluzione e rappresentiamo graficamente sulla retta orientata i due risultati trovati. Dopo aver riportato sulla retta i 4 valori numerici trovati in ordine crescente da sinistra verso destra, per rappresentare la prima soluzione apponiamo due pallini pieni in corrispondenza del meno 4 e del più 1 e tracciamo due semirette verso l'esterno, poiché i valori che a noi vanno bene sono quelli minori o uguali a meno 4 e maggiori o uguali a 1. Rappresentiamo ora la seconda soluzione apponendo due pallini vuoti in corrispondenza del meno 7 e del più 8, poiché nella soluzione non sono presenti gli uguali, e congiungiamo i due pallini con un segmento, poiché in questo caso i valori che a noi vanno bene sono quelli compresi tra meno 7 e più 8. Osservando che le disequazioni del nostro sistema sono due, dobbiamo trovare gli intervalli in cui abbiamo due linee sovrapposte, e cioè questo e questo, poiché negli altri tre intervalli, come si può notare, la linea presente è solamente una. Siamo ora pronti per scrivere la soluzione, che è data dall'unione dei due intervalli, x compreso tra meno 7 e meno 4 e x compreso tra 1 e 8. Osservando infine i pallini, possiamo dire che in corrispondenza del meno 4 e del più 1 bisogna apporre l'uguale, poiché il pallino è pieno. Passiamo ora ad un secondo esempio. Si tratta ancora di un sistema formato da due disequazioni di secondo grado. Procediamo come in precedenza. Indichiamo con un 1 e con un 2 rispettivamente la prima e la seconda disequazione e le trascriviamo qui in basso. Risolviamole ora in modo indipendente. Per quanto riguarda la prima disequazione, troviamo un discriminante positivo, due soluzioni, rispettivamente meno 4 e più 1, e siccome il verso della disequazione è minore, l'insieme soluzione è l'intervallo interno alle due radici, e cioè x compreso tra meno 4 e più 1, estremi esclusi. Per quanto riguarda invece la seconda disequazione, troviamo un delta positivo, due soluzioni reali, rispettivamente meno 7 e più 8, e siccome nella disequazione è presente il verso maggiore uguale, un insieme soluzione formato dall'unione di due intervalli, x minore o uguale a meno 7 e x maggiore o uguale a più 8. Dopo aver riscritto il sistema iniziale sostituendo ad ogni disequazione la sua soluzione, procediamo alla rappresentazione grafica dei risultati.
La prima disequazione è soddisfatta per i valori compresi tra meno 4 e 1, mentre la seconda disequazione è soddisfatta per i valori esterni alle due soluzioni meno 7 e più 8. Come al solito, quando non è presente l'uguale, apponiamo dei pallini vuoti e quando è presente l'uguale, dei pallini pieni. Dobbiamo ora stabilire qual è l'insieme soluzione. Osservando che le disequazioni sono due, ma in nessun intervallo sono presenti due linee sovrapposte, possiamo affermare che questo sistema non ammette soluzione, cioè è impossibile. Possiamo dunque scrivere non esiste x appartenente a R, cioè che non c'è nessun valore reale della x in grado di soddisfare il nostro sistema. Come si può notare, in questo esempio ho riscritto le disequazioni dell'esempio precedente, cambiando il verso. Nell'esempio precedente trovavamo delle linee sovrapposte e quindi abbiamo trovato una soluzione, mentre in questo esempio le linee non si sovrappongono mai e dunque il sistema è impossibile. Passiamo ora ad un terzo esempio. In questo caso il sistema è nuovamente formato da due disequazioni di secondo grado, di cui una, come vedremo, ha discriminante negativo. Procedendo come in precedenza, cioè numerando le disequazioni, trascrivendole in basso e risolvendole in modo indipendente, otteniamo per la prima come soluzione x compreso tra meno 6 e più 1 estremi esclusi, mentre per la seconda otteniamo un discriminante negativo uguale a meno 31. Rappresentiamo dunque una parabola stilizzata che non tocca l'asse delle ascisse e che si trova completamente al di sopra rispetto ad esso. Osservando ora il verso della disequazione, maggiore o uguale, ci accorgiamo che i valori che a noi vanno bene sono tutte le ascisse dei punti in cui la parabola si trova al di sopra rispetto all'asse x. E siccome ogni punto di questa parabola si trova al di sopra dell'asse x, la disequazione è soddisfatta per ogni valore della x, cioè per ogni x appartenente a R. Riscriviamo ora il nostro sistema con le soluzioni trovate e rappresentiamo graficamente i suoi risultati. Come si può notare, la prima disequazione è soddisfatta per i valori interni a meno 6 e più 1, mentre la seconda disequazione è soddisfatta per ogni valore della x e dunque dobbiamo tracciare una linea orizzontale. Siccome le disequazioni del sistema sono due, dobbiamo trovare un intervallo in cui sono presenti due linee orizzontali sovrapposte, e cioè questo. L'insieme soluzione è dunque dato dai valori della x compresi tra meno 6 e più 1 estremi esclusi, poiché i pallini sono vuoti. In questo esempio abbiamo visto che quando una disequazione è sempre verificata, non bisogna apporre nessun numero qui sulla retta orientata, ma bisogna semplicemente tracciare una linea orizzontale da sinistra verso destra. Passiamo ora ad un quarto esempio. Si tratta di un sistema formato da tre disequazioni, due di secondo grado e una di primo grado. Dopo averle risolte in modo indipendente, otteniamo i seguenti risultati. La prima ha discriminante positivo e siccome il verso è minore o uguale, è soddisfatta per i valori interni all'intervallo delle radici, e cioè per x compreso tra 1 e 8. La seconda ha discriminante uguale a 0 e siccome il verso è maggiore, è soddisfatta da ogni valore della x ad eccezione del più 2, soluzione dell'equazione, mentre la terza, di primo grado, è già risolta e dunque la sua soluzione è proprio x maggiore di meno 3. Rappresentiamo ora graficamente i risultati. Per quanto riguarda la prima disequazione, dobbiamo apporre due pallini pieni in corrispondenza del più 1 e del più 8 e congiungere i due pallini. Per quanto riguarda la seconda disequazione, dobbiamo tracciare una linea orizzontale da sinistra verso destra con un pallino vuoto in corrispondenza del più 2, poiché la disequazione è soddisfatta da tutti i valori della x ad eccezione proprio del più 2. Mentre per quanto riguarda la terza disequazione è sufficiente apporre un pallino vuoto in corrispondenza del meno 3 con una semiretta verso destra, poiché i valori maggiori di meno 3 sono quelli a destra rispetto a meno 3. Osservando ora che le disequazioni presenti nel sistema sono 3, dobbiamo trovare degli intervalli in cui sono presenti tre linee sovrapposte, e cioè questo e questo.
La soluzione del nostro sistema è pertanto x compreso tra più 1 e più 2 unito a x compreso tra più 2 e più 8. Osservando infine i pallini ci accorgiamo che in corrispondenza del più 1 e del più 8 va messo l'uguale, poiché i pallini corrispondenti sono pieni. Vediamo ora velocemente un quinto esempio, in cui dobbiamo risolvere un sistema formato da 3 disequazioni di secondo grado. Siccome ci accorgiamo, dopo aver risolto la seconda disequazione, che si tratta di una disequazione impossibile, poiché il suo discriminante è negativo ed il verso è minore di 0, non è più necessario risolvere la terza disequazione, poiché abbiamo detto che quando in un sistema una disequazione è impossibile, tutto il sistema è impossibile. E dunque la soluzione è non esiste x appartenente ad R. Passiamo ora ad un sesto esempio. In questo caso la particolarità è data dalla seconda disequazione, che è una disequazione con discriminante nullo. Risolvendola si trova, visto che è presente il verso minore o uguale, che la disequazione è soddisfatta per un unico valore della x, cioè per x uguale a 2, soluzione dell'equazione associata. Vediamo ora come si rappresenta graficamente questo risultato. Come possiamo notare, bisogna solo apporre un pallino pieno in corrispondenza del più 2 e non bisogna tracciare nessun segmento né verso sinistra né verso destra, poiché 2 è l'unico risultato di questa disequazione. Osservando poi che le disequazioni presenti nel sistema sono 3, dobbiamo trovare 3 linee sovrapposte. Questa situazione non si verifica mai, ad eccezione del più 2, poiché per x uguale a più 2 sono presenti 2 linee sovrapposte ed un pallino pieno, che graficamente ha lo stesso significato di una linea. E dunque, siccome per x uguale a 2 è come se fossero presenti 3 linee sovrapposte, x uguale a 2 è la soluzione del nostro sistema. Questo è un caso molto particolare che però ogni tanto può verificarsi. Vi consiglio dunque di prestare molta attenzione ai pallini pieni, poiché potrebbero fornire soluzioni che per distrazione ci possiamo dimenticare. Consideriamo ora un ultimo esempio, in cui è presente un sistema formato da 2 disequazioni di secondo grado. Dopo aver trovato le loro soluzioni ed averle rappresentate graficamente, ci accorgiamo che l'intervallo soluzione è quello compreso fra 1 e 3. Sul valore più 1, in questo esempio, sono presenti 2 pallini sovrapposti, uno pieno ed uno vuoto. In questa situazione ci dobbiamo ricordare, per così dire, che il pallino vuoto vince sempre e dunque, in presenza di più pallini sovrapposti verticalmente, se è presente un pallino vuoto, l'uguale non va messo, anche se ci fossero presenti molti pallini pieni. È sufficiente un pallino vuoto per dirci che l'uguale non va messo e dunque la soluzione è x compreso tra più 1 e più 3 estremi esclusi. Con questi 7 esempi penso di aver trattato la maggior parte dei casi che ci si possono presentare quando si risolvono esercizi di questo tipo. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial impareremo a risolvere le disequazioni con prodotti in cui i fattori presenti possono essere anche di secondo grado. Vi aspetto! Ciao!